Circa un mesetto fa il buon Netflix ha annunciato a sorpresa la sesta stagione di Black Mirror, in uscita questo giugno. Quale migliore occasione quindi per ripercorrere la storia di questa serie costellata da vette altissime, ma anche baratri altrettanto profondi? Più avanti uscirà un video sulle puntate che meno mi sono piaciute, ma oggi ci concentriamo sulle note positive. Ecco quindi la mia personale top 5 degli episodi di Black Mirror. Al quinto posto troviamo Zitto e Balla, terzo episodio della terza stagione, durante il quale osserviamo le vicende di Kenny, un giovane ragazzo ricattato da un hacker dopo che questi ha acquisito immagini compromettenti su di lui tramite il suo PC. Una puntata per certi versi atipica se confrontata con le precedenti. Solitamente in Black Mirror vengono inscenati futuri distopici nei quali un'evoluta tecnologia viene usata come espediente per indagare sull'animo umano, ritraendolo nella quasi totalità dei casi in modo tutt'altro che lusinghiero. In questa specifica vicenda viene presa in esame una situazione molto più verosimile e per questo forse anche più spaventosa. Quella di essere hackerati e che qualcuno possa girovagare tra i nostri file privati usandoli poi per minacciarci è una paura estremamente attuale che bene o male tutti condividiamo. Questo perché tantissime sono le persone al giorno d'oggi che utilizzano la tecnologia, ma poche la comprendono davvero. Siamo consapevoli della possibilità che qualcuno possa introdursi nei nostri personali spazi virtuali, tantissimi sono ad esempio i VIP vittime di questa pratica, ma non abbiamo le conoscenze necessarie per comprendere in che modo ciò possa accadere e poterlo quindi prevenire. Una serie come Black Mirror non poteva di certo non utilizzare tale stratagemma per raccontarci una delle sue terribili, ma al contempo estremamente affascinanti storie, e quindi ecco che assistiamo alla disperata corsa di Kenny dietro alle richieste di questo misterioso hacker, nella speranza che il suo privato non venga diffuso. Siamo testimoni dello sventurato destino del protagonista e lo compatiamo. Condividiamo la sua angoscia grazie ad una regia estremamente comunicativa. La macchina da presa si concentra moltissimo sul suo volto e su quello degli altri personaggi, mostrandoci la loro disperazione. C'è un grande utilizzo di camera a mano anche nelle sequenze più statiche e l'inquadratura tremola costantemente a rappresentare l'incontrollabile agitazione provata da Kenny. Per tutta la puntata lo spettatore viene portato a parteggiare per questo povero ragazzo vittima di uno sfortunato avvenimento e fino alla fine speriamo riesca a cavarsene in qualche modo. Ma è proprio sul finale che la serie arriva a sorprenderci ribaltando i ruoli di questa storia. Si scopre che l'hacker è una sorta di giustiziere informatico sulla scia di Mr. Robot, che usa le sue abilità per far emergere i lati oscuri delle persone, mentre Kenny, il ragazzo gentile dal volto innocente, è un pedofilo. Riguardando la puntata, i gesti iniziali di questo personaggio nei confronti dei bambini che incontrava al ristorante, prima visti come un qualcosa di estremamente dolce, assumono adesso un'aura infinitamente più inquietante. Black Mirror non poteva limitarsi a dare forma ad una paura comune dell'uomo contemporaneo, ma con questo finale fornisce anche spunti di riflessione allo spettatore, instillando in noi un dilemma morale, facendoci quasi sentire in colpa per aver fatto il tifo per una persona che alla fine tanto buona non era. Nell'universo di questa serie, chi compie gesti negativi alla fine viene punito e queste punizioni fanno sempre nascere interrogativi etici nel pubblico, un senso di giustizia distorto e degenere quello presente in Black Mirror, che possiamo ritrovare anche nella puntata in quarta posizione, anch'essa appartenente alla terza stagione, Odio Universale, un vero e proprio lungometraggio, vista la durata poco sotto l'ora e mezza, nel quale ci viene mostrata l'indagine poliziesca di due detective che stanno indagando su dei misteriosi omicidi. Il quadro iniziale di questa storia è già di per sé abbastanza inquietante. Le api, sparite per motivi non specificati, sono state rimpiazzate da dei piccoli robot in modo da mantenere l'ecosistema equilibrato, ma qualcuno è riuscito a prenderne il controllo e le sta usando per uccidere. Partendo da questa situazione, Black Mirror ci mostra come talvolta i social network vengano usati nel modo più sbagliato possibile, diventando un mezzo che le persone usano per sfogare la propria rabbia e frustrazione verso altri individui. Fin troppo spesso sul web è possibile leggere commenti di puro odio da parte di determinati utenti e quando questi si concentrano su un singolo bersaglio assistiamo a vere e proprie gogne mediatiche che potrebbero anche portare a disastrose conseguenze. Odio Universale ci racconta una vicenda nella quale i soggetti solitamente impuniti di queste azioni devono finalmente fronteggiare il prezzo delle loro gesta, ricordandoci come le parole abbiano sempre un loro peso, pur se filtrate attraverso uno schermo. L'idea di poter dire tutto ciò che si vuole tramite un computer o uno smartphone è quanto di più sbagliato possibile, soprattutto quando si tratta di messaggi carichi di cattiveria, tra l'altro nella maggior parte dei casi totalmente immotivata.
La puntata ci invita platealmente a riflettere prima di gettare parole negative sul web, perché l'odio è una tela che risucchia qualunque cosa al suo interno, una spirale distruttiva dalla quale nessuno può uscire indenne, tant'è che sul finale pare che anche l'artefice di quella simbolica carneficina sia per pagare il conto delle proprie azioni. Facciamo adesso un passo indietro fino alla prima stagione per la terza classificata, Ricordi pericolosi. Liam è un giovane avvocato che, tornato a casa dopo un colloquio di lavoro, trascorre una serata in compagnia della moglie Fionn e alcuni suoi amici, in seguito alla quale comincia a sospettare che la donna gli nasconda qualcosa. L'elemento caratteristico di questa puntata è un congegno chiamato Grain, una sorta di chip impiantato dietro l'orecchio delle persone che registra tutti i loro ricordi, dandogli la possibilità di rivederli in qualunque momento vogliano. Una tecnologia quindi non necessariamente negativa, ma che può anzi rivelarsi utile negli ambiti più disparati. Tutto dipende dal tipo di utilizzo che se ne fa e nel caso specifico di questa storia, ciò a cui assistiamo è il disfacimento del matrimonio tra Liam e Fionn. Una relazione che possiamo dedurre essere in crisi da diverso tempo, come testimonia il loro totalmente asettico rapporto sessuale, durante il quale per eccitarsi guardano entrambi registrazioni dei loro primi amplessi, intrisi di una passione ormai totalmente scomparsa. La miccia scatenante i dubbi di Liam è il comportamento che Fionn ha tenuto durante la cena nei confronti di Jonas, un amico che nel corso della puntata scopriremo essere stato anche suo amante. Spinto da questi sospetti e dai fumi dell'alcol, il protagonista analizza i propri ricordi alla ricerca di qualcosa che possa confermare o smentire le proprie preoccupazioni, arrivando infine a scoprire un tradimento più grave di quanto si potesse inizialmente pensare. Forse senza il Grain la verità non sarebbe mai venuta a galla. Questo chip combatte la fallacità della mente umana prendendo il ricordo, un qualcosa di astratto, indefinito, mutabile, pregno delle emozioni che il soggetto provava in quei determinati momenti e lo trasforma in un oggetto statico, al pari dei file audiovisivi che possiamo ritrovare nei nostri computer. Il rischio è che le persone, potendo rivivere con tale precisione un surrogato dei momenti migliori della loro vita, perdano contatto con la realtà. E quando il passato non ha nulla di bello da offrirti, quando la maggior parte delle tue memorie sono costellate da una persona che ha preso e fatto a pezzi la tua fiducia, questo database digitale diventa un richiamo costante al dolore più grande della tua vita. Anche cancellando i ricordi, quegli spazi vuoti continuerebbero comunque ad urlare a gran voce il nome di Fionn. Quindi Liam alla fine non può far altro che togliersi il chip, liberandosi da quello che rischiava di diventare un vero e proprio incubo ad occhi aperti, che avrebbe anche potuto non farlo più vivere. Passiamo alla medaglia d'argento, che va alla puntata speciale della seconda stagione, Bianco Natale. Due uomini isolati in una piccola baita circondata dalla neve raccontano il proprio passato nella speranza di arrivare a conoscersi meglio, ma la realtà è ben lontana da come appare. L'episodio che forse meglio analizza come la tecnologia possa influire sui rapporti tra le persone, arrivando a privarli della loro umanità, riducendoli a un qualcosa di estremamente artificioso, manipolabile, intriso anche di una certa crudeltà che i singoli individui non risparmiano nemmeno al proprio io. Per conquistare la ragazza che si desidera, basta rivolgersi ad un team di esperti che ci guideranno durante l'uscita, vedendo ciò che noi vediamo, suggerendo cosa dire e come comportarci. Le naturali dinamiche amorose vengono trasformate a una somma di elementi ipoteticamente controllabili a proprio vantaggio. L'essere umano arriva così ad isolarsi totalmente, ponendo tra sé e gli altri una distanza che in mancanza dell'autenticità non potrà mai essere colmata. Questo sentimento di alienazione viene perfettamente rappresentato dai cookie, una riproduzione della coscienza di una determinata persona che viene poi impiantata in un dispositivo e schiavizzata, al fine di farle assolvere compiti meccanici e noiosi come quello di occuparsi della casa. L'isolamento totale non viene però limitato dalla tecnologia solo a queste artificiose riproduzioni dell'io, ma può anche scatenarsi sugli individui in carne ed ossa, che è esattamente ciò che succederà a Matt sul finale dell'episodio. Vediamo infatti come questo personaggio sarà sì liberato dalla polizia, ma costretto a vivere in totale solitudine, circondato non più da esseri umani, ma da una moltitudine di indefinite silhouette, isolato esattamente al pari dei cookie che lui stesso produceva. In questo episodio le relazioni vengono ridotte a interazioni elementari come quelle che possiamo ritrovare sui social network, dando addirittura la possibilità alle persone di bloccare gli altri per eliminarli dalla propria vita. La comunicazione viene totalmente azzerata e i rapporti umani diventano unilaterali, scatenando una serie di disastrose conseguenze. Prima di svelare il primo posto di questa mia speciale classifica, ci tengo a nominare un paio di episodi che mi sono estremamente piaciuti, ma che non ho inserito perché secondo me non incarnano minimamente lo spirito di Black Mirror. Mi riferisco a San Junipero,
puntata della terza stagione che ci mostra come le persone possono avere una seconda possibilità di vita all'interno di un mondo artificiale, e Hank the DJ, episodio della quarta stagione che racconta un'interessante evoluzione delle app di dating. Due storie meravigliose, ma prive di quel cinismo caratteristico della serie, e per questo distanti da quella che dovrebbe invece essere l'idea base di questo prodotto. E ora rullo di tamburi per la puntata che si aggiudica il gradino più alto del podio, una rappresentazione estrema e simbolica della nostra società capitalista dominata dal consumismo, all'interno della quale ogni cosa viene mercificata, il corpo, i pensieri, le idee, tutto viene in qualche modo incapsulato all'interno di un prodotto vendibile sul mercato, una storia spietata, cattiva, che getta uno sguardo freddo e cinico sulla realtà che viviamo quotidianamente, parlando di noi e delle nostre vite tramite una messa in scena futurista del mondo che sorprende per quanto risulti attuale. Direttamente dalla prima stagione, 15 milioni di celebrità. Gli esseri umani vivono in una struttura dove pedalano su delle ciclette per alimentare ciò che li circonda e per guadagnare una valuta chiamata merito. Tramite esso possono acquistare beni di prima necessità, guardare programmi televisivi, saltare annunci pubblicitari che li bombardano costantemente e acquistare personalizzazioni per il loro avatar digitale. L'unico modo che hanno per uscire da questo loop è comprare un costosissimo biglietto per il talent show Hot Shots, sperando di farsi notare. Una realtà terribile, la cui crudeltà colpisce profondamente lo spettatore proprio perché ciò che passa su schermo, seppur in forma caricaturale, non è poi così distante dalla nostra quotidianità. In 15 milioni di celebrità gli esseri umani vivono totalmente alienati, hanno perso il contatto non solo con gli altri ma con tutto ciò che li circonda. La società in cui si trovano annulla la loro identità per trasformarli in batterie viventi a cui vendere prodotti totalmente superflui, capaci di soddisfare a malapena bisogni futili e superficiali. Se qualcuno tenta di ribellarsi al sistema ragionando con la propria mente, sputando in faccia al mondo la verità sulla miserabile vita che tutti conducono, viene anch'esso in qualche modo inglobato all'interno del meccanismo e mercificato a sua volta. In fondo bastano pochi giri di parole e la promessa di una condizione leggermente migliore per spegnere la scintilla rivoluzionaria del protagonista. Un finale totalmente disfattista che non lascia spazio ad alcun tipo di speranza. Questo è il vero Black Mirror, quello che a me piace da impazzire. Con questo siamo giunti alla fine della classifica. Tra qualche giorno farò uscire anche la lista degli episodi di questa serie che meno mi sono piaciuti, ma ora tocca a voi. Fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre puntate preferite e cosa ne pensate di quelle di cui ho appena parlato.